Buongiorno a tutti in questo ventoso venerdì 23 maggio. Allora praticamente fantastico finale di campionato, fantastico finale di campionato. Napoli e Inter divisi da un solo punto. Il Napoli giocherà in casa contro il Cagliari, acerrimi nemici, vero? Il presidente del Cagliari che è un interista. E poi invece l'Inter andrà a Como, va bene? Andrà a Como dove c'è il lago, vero? Il lago, per andare sul lago ci vuole la barca, però si può anche affondare. Pericoloso il lago. Però anche a Napoli c'è il mare, sì, che si può affondare anche lì, vabbè. Insomma, comunque secondo te allora chi vincerà tra Napoli? Quindi vincerà lo scudetto il Napoli, il Napoli-Cagliari vince il Napoli. 1-0. Io do 50 e 50. Io do 50 e 50. E comunque l'Inter non gioca proprio fuori casa, una mezza partita anche a Como, pieno interisti ovviamente, va bene? Come noi a Empoli. Sì, esatto, come Fiorentina, come Empoli-Fiorentina ovviamente. Una mezza partita a casa, finché dovrebbe farcela anche l'Inter a vincere a Como. Va bene? Allora, però ricordiamo questi finali testa a testa, ce ne sono stati diversi, no? Io mi ricordo nel 76 un Torino-Juve. Torino, ultima giornata, un punto di vantaggio per il Torino, la Juve dietro e va a Perugia. Allora, ti ricordi come finì? Perde la Juve a Perugia 1-0, il Torino pareggia in casa con il Cesena. E l'unico pareggio in casa, l'aveva vinte tutte. Quel Torino lì. La Juve a Perugia ha perso 2 scudetti. Esatto, poi lo riperse nel 2000, dalla Lazio che era addirittura 2 punti sotto. Però all'epoca già la vittoria valeva 3 punti e quindi la Lazio batté la Regina in casa. Poi ci fu la sospensione, ti ricordi? Aspettarono la fine della partita per esultare. Aspettarono la fine della partita e la Lazio aveva già concluso da mezz'ora, ma forse anche un'ora prima, e poi alla fine fischio finale, grande festa all'Olimpico, va bene, e la Juve recriminò perché aveva se l'ha presa con Collina, perché Collina non volle rimandare l'incontro, va bene? Capellone, sì. No, ce l'aveva prima. Poi mi ricordo anche l'anno dopo si replicò perché Roma avanti di 2 punti, Juve sotto, Roma avanti di 2 punti, la Juve era sotto di 2 e la Lazio, se non erro, era a -3. Quindi arriva a 3, va bene? Arriva a 3 e alla fine la Juve passò in vantaggio, quindi perché c'era Roma-Parma, la Juve non mi ricordo dove giocasse, va bene, però la Juventus passò in vantaggio, agguantò la Roma, ma poco dopo Roma-Parma segnò, mi pare, Totti, e si spogliò Totti, andò sotto la curva sud, visto, ti ricordi? Finì 3-0, Roma-Parma 3-0 e Roma vinse il campionato. 3-1? 3-1, va bene. A me pare 3-0, ma insomma comunque non fa tanta differenza. E poi ci sono anche altri ricordi. 2002 Funesto Pellini, arriva anche lì a 3. Inter avanti di 1 punto, Juventus sotto seconda e terza la Roma, 2 punti sotto l'Inter, e poi alla fine addirittura l'Inter arrivò
arrivò terza perché perse 4-2 contro la Lazio, pensa. Contro la Lazio, la Juventus arrivò prima, la Roma addirittura arrivò seconda, scavalcò l'Inter. Va bene, però ecco, secondo me quello perso alla Roma perché persero dei punti tipo a Venezia, una cosa contro le provinciali. Clamorosi Sì, i risultati della Roma contro le provinciali, insomma. Non lo perse l'Inter, lo perse la Roma. Va bene. Insomma, comunque, questo è un nebbionaugurante per l'Inter, questo. Vabbè, e il Napoli, ecco, il Napoli, io chiuderei con il Napoli e nel 90 scavalcò il Milan alla penultima giornata e si presentò con 2 punti di vantaggio al San Paolo, no? Quindi Milan dietro 2 punti dal Napoli e Napoli, mi ricordo chi giocò a Napoli la partita decisiva, ma segnò Baroni, mi ricordo segnò Baroni 1-0, il Milan vinse in casa dopo Verona, no? Ti ricordi? Verona-Milan 2-1, che tra l'altro il Verona retrocesse. Mi ricordo che lì Sacchi e Van Basten combinarono un bel pasticcio, si fecero espellere tutti e due. E Costa Curta, sì. Costa Curta non me lo ricordo, però mi ricordo Sacchi e Van Basten erano in vantaggio di 1-0, poi persero la testa, io non ho mai capito il perché, va bene? Persero la testa e si fecero rimontare, il Napoli vinse a Bologna, mi pare 4-2, passò avanti, si presentò all'ultima giornata a San Paolo con 2 punti di vantaggio e vinse il Napoli con il gol di Baroni e fu il secondo scudetto di Maradona, insomma, dell'era Maradona, va bene? Ecco, benaugurante per il Napoli questo, va bene, più di così. E allora io posso concludere questo, io auguro al Napoli di vincere lo scudetto perché io ho ancora amici a Napoli, va bene, che mi raccoglierebbero con grande cordialità e auguro all'Inter di vincere la Champions League, così almeno tutti contenti, va bene, anche perché il Napoli ha 3 scudetti e andrebbe a 4, l'Inter ha 3 Champions League e andrebbe a 4, capito? Parecchio, soprattutto il portiere. Quest'anno il portiere ha fatto la differenza. Donnarumma, Donnarumma. Vale tanti dollari, Donnarumma. Sì, c'è lui, c'è Donnarumma. Come fu ribattezzato dagli ultra del Milan, Donnarumma, che voleva andare via per guadagnare di più. Va bene, allora a presto su questi schermi, sempre più irriverenti, sempre più impertinenti e soprattutto sempre più naif. Ciao ciao. Il naif di frase. E buon finale campionato a tutti. Basta cazzate! Basta cazzate! Basta cazzate! Basta cazzate! Basta cazzate!